Ciao a tutti, siamo qua nella sede dell'Hellas Verona e andremo un po' nel dettaglio su come loro e il loro settore giovanile utilizza Veo nello specifico. Thomas e Jacopo, grazie mille e Grazie a voi. vi lascio a voi introdurvi. Prego. Parto io. Ciao a tutti, sono Thomas Vicenzi e è da 8 anni che ho la fortuna di essere all'Hellas Verona e quest'anno mi hanno affidato il compito di essere l'allenatore dell'Under 17. Ok. Io sono Jacopo, è il 4º anno qui a Verona, con orgoglio e con piacere, e alleno l'Under 16. Ok, passiamo più all'argomento un po' di questa conversazione, quindi delle riprese video in generale. Volevo iniziare a chiedere da quant'è che utilizzate la tecnologia video, le riprese in generale nel vostro lavoro. Io è il 4º anno questo. Che lo utilizzi? Sì, che utilizzo Veo in particolare. Ok, prima di Veo utilizzava già da soli, riprendevate le partite a volte? Oppure... Allora, io sì, quando allenavo anche nelle categorie dilettanti usavamo una GoPro, ok, e che aveva bisogno di un collaboratore o magari di un giocatore infortunato per essere di un operatore, diciamo. guidata, esatto. E però fin da allora avevo un po' la volontà, l'idea, il piacere di avere qualche ripresa, non nella forma e nella continuità che abbiamo grazie a Veo. Come incide essere ripresi per un calciatore giovane che sta cercando di crescere, di migliorarsi? Certo. Allora, secondo me parlo chiaramente della mia esperienza. Certo. C'è da fare un distinguo tra gli adulti, quando ti alleni per vincere, e i giovani, dove ti alleni per formare, per migliorare e anche per vincere. Per me in questo momento, allenando i giovani, la tecnologia a nostra disposizione è uno strumento enorme di educativo, di miglioramento. Guardiamo sì l'aspetto, diciamo, tattico, quindi come se noi avessimo un occhio, no, che guarda tutto, ma soprattutto guardiamo il miglioramento o l'errore per poterlo fare anche vedere, per poterlo mostrare sull'individuo. È questa la finalità in questo momento che ho io. Certo. Sì, assolutamente, sono molto d'accordo, e io posso dirvi che i ragazzi hanno piacere di rivedersi, perché vogliono assolutamente migliorare i loro errori e vogliono migliorare invece nei loro punti di forza. Va bene ragazzi, andiamo un po' più nel vivo della piattaforma di Veo, se per voi va bene. Andiamo a vedere qualche partita vostra. Adesso abbiamo fatto l'accesso con la tua Under 16. Ok. E tu quindi quando vedi la ripresa qua su Veo da cosa inizi? Cosa fai? Il tuo percorso qual è? Intanto la partita la riguardo più volte. La rivedi tutta proprio? Sì, e più volte, non una volta sola. Nel senso che cerco di guardarla una volta con un po' più di distacco anche emotivo rispetto al momento gara. Certo. E quindi di lasciarla un po' scorrere e magari identificare e segnarmi le cose principali. Poi la riguardo almeno una seconda volta, in cui vado molto nel profondo di quelle che reputo le necessità individuali dei ragazzi, o alcuni movimenti un po' più collettivi di un reparto, o come ti dicevo prima su alcuni comportamenti di squadra, su alcuni atteggiamenti individuali anche dal punto di vista proprio comportamentale, e faccio dei tagli. Quindi io scarico il gioco comunque completamente, perché riesco a lavorarci meglio poi con le applicazioni del computer, e a tagliare i video che servono per poi magari montarli tutti insieme in un video di 1 minuto e mezzo, 2, che servono poi al singolo, e poi selezionare invece delle azioni d'insieme, come può essere un gol fatto, un gol subito, una buona occasione creata, che servono invece magari per tutta la squadra. E condivido poi con i ragazzi alcune cose già via
via telefono, via social, comunque con i loro contatti, e alcune invece preferisco farle vedere in presa diretta a tavolino insieme con loro, in maniera poi anche da poterne discutere, confrontarsi e trovare quella spiegazione, quell'interpretazione comune che il vederlo da solo invece non può avere, insomma, ecco. E invece per esempio delle funzionalità di Veo, cioè da poco ci hai detto ovviamente. Sì. Però per esempio gli highlights rilevati in automatico ti sono utili? Assolutamente, immagino. sono molto utili, soprattutto sui gol fatti, i gol subiti, su alcune occasioni da gol create, e sono molto utili per esempio anche sui calci piazzati, quando viene identificato un corner in cui puoi andare immediatamente al punto che ti interessa senza dover perdere tempo nella ricerca, insomma, ecco. Sì. E, un'altra cosa che utilizzo per esempio in una situazione come questa è la visione a camera tattica, ok? Così in questo modo ampliamo l'occhio della telecamera e valutiamo se per esempio a livello puramente di tattica preventiva siamo posizionati bene, e questa funzionalità è molto importante, cosa che, come si diceva prima, in una camera magari operatore dipendente che sta individuando e puntando sull'area di rigore, ci perderemmo qualcosa che magari avviene in tutti gli altri metri di campo. Quindi questa è anche una curiosità interessante e importante della ripresa. Certo. E quindi diciamo la tua, se ce l'hai, una tua routine per l'analisi video, qual è? Tu ti riguardi la partita, hai detto più volte. Sì. E prima di quello ti segni le cose? Come ti dicevo, la prima, allora, non so, vedendo una routine all'interno di una settimana tipo, per esempio, sì. Al termine della partita, appena è caricata, la riguardo in un lasso di tempo insomma molto, molto ravvicinato alla gara reale, e una prima volta così un po' più scorrevole per rendermi conto di alcune situazioni macro. Solitamente il giorno seguente vado a concentrarmi in maniera più dettagliata poi sui tagli che vado a fare per i ragazzi e per il gruppo. C'è una parte di analisi, diciamo, anche dei prossimi avversari che troveremo, quindi abbiamo una parte anche grazie ai collaboratori che abbiamo all'area di match analisi, in cui vediamo che tipo di avversario affrontiamo la settimana successiva, e di conseguenza, dopo aver visto i nostri punti di miglioramento o di sviluppo e una breve analisi del tipo di avversario che incontriamo, cominciamo a preparare la nostra settimana di allenamenti, in cui noi all'interno di un settore giovanile dobbiamo per forza di cose andare a lavorare sui punti di miglioramento dei ragazzi, come si diceva anche prima, comunque cominciando a fare attenzione anche ad un avversario che di fronte sai che può avere gli stessi strumenti, e comincia a preparare le partite anche di conseguenza in relazione anche ai tuoi punti di forza o ai tuoi punti di debolezza, e noi cerchiamo di andare a lavorare su questo, specialmente su noi stessi, perché è il nostro obiettivo all'interno del nostro settore giovanile. Certo, chiarissimo. Te invece, Thomas, di solito come parti? Hai lo stesso modo, lo stesso approccio? È simile, l'unica cosa, i tagli io di solito li faccio registrando il computer, quindi registro parte del computer, altrimenti mi segno tutti i punti, e quando faccio analisi video con i ragazzi, avendo il minuto segnato, faccio vedere. Okay. Se devo mandare qualcosa di individuale, faccio il taglio come ha detto Jacopo. Okay. E per noi staff c'è anche il lavoro che ci porta via, diciamo, meno tempo rispetto a noi, però di preparazione della partita, quindi guardi anche gli altri. Questo è un po' quanto. Ok, allora passiamo un attimo all'ultimo argomento che volevo trattare oggi con voi, ovvero di come viene poi condiviso con i ragazzi durante la settimana. Parto io? Vai pure. Allora, appena abbiamo la partita pronta, elaborata, gliela inviamo ai ragazzi, quindi loro tra la domenica sera e il lunedì possono già rivedersi la partita. Ok. Come gliela mandate?
link. Veo, gli mandiamo un link e loro possono rivedersi la partita. Questo è utile perché poi il martedì, primo giorno di allenamento, così possiamo già iniziare e avere un approccio con loro del tipo: avete rivisto la partita, lavoriamo su questo. Tendenzialmente il lunedì a volte io personalmente faccio dei tagli, mando individualmente dei tagli, o altrimenti collettivamente, se ci sono state delle cose buone, le posso mandare anche nel nostro gruppo tramite telefono. E durante la settimana, se devo fare degli interventi, faccio degli interventi individuali con i ragazzi. Ci troviamo quindi in sala video e tramite la piattaforma Veo già, quindi gli faccio rivedere la partita o ispezioni di allenamento anche. E man mano che ci avviciniamo alla partita faccio anche un'analisi video di squadra. Te invece, Jacopo, più o meno la stessa? Sì, l'approccio è molto simile. Anche noi cerchiamo di dedicarci un paio di giorni alla visione, uno un po' più vicino alla partita precedente e uno un po' più vicino alla partita successiva. Questo in gruppo, scusami? Sì, okay. In gruppo totale con la squadra in sala video. Abbiamo o la TV o il proiettore e quindi proiettiamo direttamente dal computer, e nel giorno più vicino alla gara precedente guardiamo qualcosina di collettivo relativo alla gara appena passata, e nel momento in cui ci avviciniamo magari anche alla partita del weekend andiamo a rivedere degli ispezioni di allenamento. Tendo preferibilmente a far vedere sempre qualcosa legato alla finalizzazione, perché ci avvicina alla partita ed è lo spirito che un po' poi vogliamo portare in campo la domenica. E mentre i tagli individuali, come succede per Thomas, se c'è qualcosa che posso già anticipare individualmente lo faccio, ma poi la buona parte mi piace essere a tavolino con i ragazzi per spiegare direttamente e poter confrontarsi e discutere di un determinato tipo di dettaglio che per me deve essere assorbito e magari nella visione da solo del ragazzo rischia di poter sfuggire, ecco. Ok, e quindi vi preparate quando fate incontri di gruppo, avete una sorta di scaletta di cose che dite ok, oggi quanto durano di solito le sessioni? Ecco, anche questo non può durare troppo. Certo, prendi attenzione poi di ragazzi. Esattamente, secondo me una buona, non c'è diciamo che 8 minuti secondo me sono sufficienti, okay. Massimo 10. Quindi diciamo che la scaletta può essere o comportamenti individuali o fase di possesso o fase di non possesso o il cambio di fase, o altrimenti puoi fare un piccolo diciamo qualche minuto sui piazzati, quindi corner, quindi calcio d'inizio, un po' questa la scaletta, almeno per noi. Per la scaletta secondo me ci aiuta anche la preparazione della seduta tipo o della settimana tipo, cioè si fanno rivedere delle cose che hanno un collegamento con quello che è il lavoro settimanale e quindi i ragazzi trovano una coerenza fra quelle che sono le proposte pratiche e le cose che gli si fanno vedere a video. Certo. Va bene ragazzi, allora grazie mille del vostro tempo, è stato veramente molto interessante, anche soprattutto a me la cosa che mi interessa di più è proprio l'aspetto della sensibilità che avete verso i ragazzi per l'età che hanno, e anche in un contesto come il video, come avete detto prima, anche bisogna avere molta sensibilità anche in saper utilizzare in una maniera giusta e non magari a volte controproducente. Comunque grazie mille davvero. Grazie a voi, grazie.